Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Bigster 1008 Full Hybrid, 155 cavalli, un motore inedito su questa per Dacia e anche per Renault, perché poi verranno messe anche su tutte le Renault. E sono curioso di provare a vedere come va, com'è il cambio, come lavora in autostrada, ma soprattutto quali sono i consumi reali. E per questo oggi andremo a fare un percorso misto, faremo un po' di strada statale, un po' di tangenziale, un po' di autostrada e per poi tornare indietro. Sono all'incirca 250 km tra andata e ritorno e voglio vedere alla fine, logicamente, oltre a quello che ci dirà il computer, perché il computer sì mi fido fino a un certo punto, quando andremo alla pompa rifacciamo il pieno del carburante e vediamo qual è la differenza. Vediamo i chilometri percorsi, i soliti quanti litri abbiamo messo dentro, dividiamo e vediamo il consumo reale. Saremo io, mia moglie e mia figlia con varie borse perché andiamo a fare una passeggiata in montagna, quindi scarpe di ricambio, eccetera. E alla fine vedremo quanto ha consumato realmente. Quindi dai, partiamo e così vediamo come va. Eccoci qua, siamo arrivati in autostrada, abbiamo percorso circa 20 km, 23 km per l'esattezza, abbiamo una media di 4,8 litri per 100 km e adesso proviamo a vedere come va. Acceleriamo, una buona ripresa e anche l'insonorizzazione è molto buona. Siamo già a 130 all'ora, si sentono un po' di frusci, quelli sì dai finestrini, ma ecco, noto subito un cambio che è completamente diverso da quello della Duster e del 1600, anche il motore è più riposato. Bene, adesso ci mettiamo a 130 e vediamo come va. Ecco, 130 all'ora, più o meno il consumo intorno ai 7 litri per 100 km, sì. Adesso provo a mettere il cruise, perché questo è il cruise control adattativo, eccolo qua, mettiamo 130 e lui adesso dovrebbe andare a prendere, ecco, io tolgo la mano, tolgo anche il piede dell'acceleratore e lui adesso andrà a prendermi l'auto e mi mantiene in 130 all'ora, molto comodo. Ecco, così siamo a una media, sta consumando sì, 7 litri per 100 km. Torno a ripetere, l'auto è nuova, ha 95 km quando l'ho presa e quindi dovrà fare anche un po' di rodaggio. Però si viaggia, il motore non si sente, un po' di frusci, ma appena cioè è proprio una cosa leggerissima che basta alzare un po' la radio e già spariscono. Bene, adesso faremo la nostra strada, saranno circa 40 km di autostrada, poi prenderemo di nuovo la strada statale e vediamo quando arriviamo a Cison di Valmarino qual è stata la media di tutto quanto il percorso. Poi tornando indietro invece faremo strada statale e vediamo la differenza di consumi. Qui possiamo vedere, se volete, il consumo, eccoci qua, questo è il consumo, 79 punti su 100, 26 km fatti, 49,6 la media di velocità e questo è il consumo medio. Vediamo quando arriviamo a Cison di Valmarino quale sarà la media e poi tornando indietro. Eccoci qua signori, arrivati a Cison di Valmarino, andiamo a vedere un attimo quanti chilometri, guardate la media, 5,6, adesso vi faccio vedere un attimino, eccoci qua. La media di 5,6 dopo aver fatto, allora vediamo quanti chilometri abbiamo fatto 207 km meno 95 fanno esattamente 112 km, 112,7, ecco qua, con una media di 5,6. Abbiamo fatto più di 60 km di autostrada, quindi metà strada è di autostrada e poi sali e scendi e strada statale. Non è male. Voglio vedere poi quando torniamo a casa, vedere che media abbiamo. Qui possiamo andare a vedere il nostro econometro, che qua ci mostra appunto il punteggio 78 e 100, 101,4 km, 62 km orari, di media 5,6. Non ci sono altre informazioni che possa vedere.
Qui abbiamo l'inclinometro per vedere come siamo messi, ma siamo quasi in piano praticamente. Bene, adesso noi andiamo a farci la nostra bella passeggiata, la passeggiata del sentiero dell'acqua, andiamo a mangiare e poi quando torniamo giù ci sono 17 gradi, sono le 10:30 e poi vediamo quando torniamo giù e poi torneremo a casa. Al contrario, non faremo più tutta l'autostrada, ma sarà tutta strada normale. Bene, io vi lascio da Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, e venite a vederlo se avete la possibilità. E poi c'è Castelbrando che è sopra lì in alto, dove c'è anche un ristorante, vabbè, ma la bellezza di Castelbrando. Bene signori, arrivederci, a dopo, ciao ciao! Ecco, stiamo rientrando adesso verso casa. Volevo farvi vedere che adesso abbiamo fatto un po' di discesa, guardate la batteria è carica, stiamo andando in elettrico ed è così anche da 2 km circa, stiamo andando solo in elettrico. Sentite, cioè non si sente perché siamo in elettrico, è V, vedete? E adesso quando rilascio l'acceleratore, essendo in discesa, sta caricando la batteria, ma la batteria è carica del tutto. Quindi tutto il viaggio in elettrico. Sono già 3 km fatti, ma grazie alla discesa e alla frenata rigenerativa possiamo avere la batteria sempre carica. È un bel vantaggio perché questo ci porta a un risparmio non da poco. In effetti già la media dei consumi è scesa a 5,3 e abbiamo fatto neanche 10 km. Cioè, l'ibrido qua funziona benissimo sulla strada statale, sulle discese, quando veniamo giù da una montagna, si fa sia da freno motore che anche da rigenerazione della batteria e quindi questo aiuta tantissimo. Bene, noi continuiamo il nostro viaggio e ci vediamo a casa. Bene signori, siamo tornati dalla gita. Abbiamo trovato il diluvio universale per strada, ma non per questo ci siamo fermati. Volevo farvi vedere un attimo i consumi. Allora, eravamo rimasti con una media di 5,6, siamo arrivati con una media di 4,7, quindi abbiamo abbassato tantissimo, ma quello che volevo farvi vedere particolare è che quando noi abbiamo parcheggiato l'auto, poi abbiamo fatto la passeggiata, poi siamo tornati giù, ripeto, abbiamo fatto tutta statale, quindi dai 350 metri sopra il livello del mare a casa, che siamo a zero perché siamo quasi al mare. Com'è andata? Abbiamo fatto tutta strada statale e extraurbana. Qui no, perché qui vedete l'inclinazione. Torniamo indietro, guardate cosa abbiamo consumato. Il punteggio 93 su 100. Vi dico, siamo andati via 70, 90, 50, 70, 90, 50, quello lì. Infatti la media è 40,7 km orari, non è male. 78 km e mezzo il ritorno, perché per l'autostrada è molto più lunga, si consuma di più, è più lunga, ma ci si mette lo stesso tempo praticamente. Volevo farvi questo doppio percorso per farvi capire. Allora, la media era 5,6 se non sbaglio, si è abbassata a 4,7, ma guardate il ritorno quanto è stato, 3,5 litri su 100 km. Molto molto bene, questo motore è super efficiente. Bene, adesso non vado a fare il pieno subito, aspetterò di utilizzarla ancora domani, poi quando la torno a riportare, prima di portarla in concessionaria faccio il pieno e vediamo la media precisa alla pompa di quanto ha consumato in questi giorni. Eccoci qua signori, siamo arrivati all'ultimo giorno, adesso devo consegnare l'auto. Volevo farvi vedere un attimo consumo di energia, questa grafica qua, guardate già la media 4,0 litri per 100 km. Distanza EV 13 km e questo è il grafico di come sono andati i consumi. Adesso volevo farvi notare un'altra cosa. Quando ho preso l'auto avevo un'autonomia di 810 km, adesso ho un'autonomia di 820 km dopo aver percorso la bellezza di 262 km. Quindi adesso la nostra media sarà su questi chilometri che ho fatto, quindi 262 km, vado a fare il pieno, vediamo quanti litri ci stanno, dividiamo e vediamo quanto fa con un litro. Consumi reali, veramente, utilizzata tutto il giorno, ok? Quindi come vi ho detto siamo andati su in autostrada 60 km circa, 130 all'ora, l'ho utilizzata venendo giù per le colline, poi adesso l'ho utilizzata in pianura, su strade statali normali, quindi 90, limite di 90, limite di 70, limite di 50. Un uso normalissimo. E questo è il grafico. Adesso la parola della verità sta ai consumi veri e propri.
Ecco qua, vi faccio vedere che sto facendo veramente il pieno. Questo è i litri e guardate come va su. Adesso vediamo quando si ferma. Finito. Abbiamo fatto 22 euro, 12 litri e 95, che poi adesso prendiamo la calcolatrice e dividiamo per quanti chilometri abbiamo fatto. Ricordatevi 12 litri e 95. Bene, pieno fatto. Abbiamo adesso un'autonomia di 1080 km, quindi già le cose cambiano. 262 km come parlavamo prima. Allora, adesso calcolatrice alla mano, quindi adesso è il momento della verità. Calcolatrice, mettiamo qua. Allora, abbiamo detto 262,5 km diviso 12 litri,95 è uguale a 20 litri,27. Quindi un consumo di 20 litri e 27. Non è male per un'auto così pesante e per un'auto che ci permette di andare a 155 cavalli e ci permette di andare tranquillamente dove vogliamo, torno a ripetere, 20 km con un litro. Vediamo la media invece che è segnata qui è 4,6, quindi un po', sì, non è ingiustissima, però dopo bisogna vedere anche se prima era stato fatto il pieno, perché io sono arrivato a 21,10 euro e avevo fatto 22 euro, ma vabbè. Comunque accontentiamoci del 20 km con un litro di carburante per un'auto così pesante e così grossa, tanta roba. Da dire un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo, è cambiato il motore, è cambiato completamente il cambio. Qui finalmente Renault ha fatto un'auto che non ti stanchi, non senti sempre su di giri, non vorresti che cambia e invece non cambia come era prima per la Duster 1600, come lo stesso motore l'ho provato per l'Arcana, l'ho provato per la Symbiosis, l'ho provata per la Captur, l'ho provata per la Clio, ha sempre quel piccolo difettino sul cambio. In questo caso qua l'ho trovata veramente precisa e perfetta, come piace a me, ecco, come piace a me, non tanto precisa e perfetta perché dopo magari sembra quasi che, no, ognuno gli piace l'auto come vuole, a me piace l'auto alta, confortevole, comoda e via. Quest'auto qua è fatta per fare dei bei viaggi, per andare in montagna, per non avere nessun problema in nessun luogo, e l'ho trovata veramente centrata questa volta. Sono curioso di provare questo motore quando arriverò sullo Symbiosis, quando arriverà su Captur, perché secondo me là, con auto più leggere, più basse, più aerodinamiche, secondo me 25-26 Toyota bisogna che inizia a guardarsi alle spalle, perché qua hanno fatto un gran motore, un bel cambio e ne vedremo delle belle. E sono sicuro che quest'auto dopo 10.000 km, che il motore sia assestato e pronto, farà dei consumi molto più bassi, sì, sono sicuro. E se magari avrò la possibilità, magari fra 6 mesi, di provarla, vediamo se le cose sono cambiate. Bene signori, quindi io vi lascio questo video. Se volete guardarli tutti gli altri che ho fatto quello di notte, ho fatto quello che la recensione completa, questo dei consumi, sono tutti video reali, provati. E non come mi ha detto qualcuno, vieni pagato per vendere l'oro. No, io non vendo niente, io non devo vendere niente, faccio tutto un altro lavoro e faccio assolutamente, questo è solo un piacere che la concessionaria mi fa di darmi l'auto per provarla, per portarvi dei test reali come questi. Questa è la questione, non che mi pagano per dire cose che non sono vere, anche perché non vi porterei i consumi così reali, vi porterei i consumi sulla carta. Qui ho girato e vi ho fatto vedere che i consumi sono questi. Quindi grazie a tutti quelli che mi seguono, grazie a tutti quelli che mi incoraggiano, grazie anche a tutti quelli che fanno i commenti negativi, perché mi caricano ancora di più. Grazie ancora. E se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, basta che premete il tastino iscriviti, dai aiutatemi che arriviamo ai 25.000 e attivate il tasto notifiche se volete. Ciao a tutti, ciao ciao!